ciao, qua ci siamo in un nuovo episodio di Cuori e Soli Zodiacali. In questo episodio si dice così, episodio, lo faremo in italiano perché oggi ho un invitato molto speciale per me e lui è un italiano, allora ci voleva parlarci in italiano, vero? Sì, Parlare in italiano. Io proverò a fare il meglio con il mio italiano, ovviamente farò qualche errore, però qua il mio professore italiano mi aiuterà. E altrimenti può darsi che uscirà qualche parola in spagnolo, così. E allora, niente, sono molto contenta oggi che parleremo della terza energia zodiacale chiamata Gemelli. E ho invitato a questo personaggio che vedete qua. Allora voglio che ti presenti il tuo nome e che ci racconti un po' di te. allora, io mi chiamo Simone, vedete lì sotto con 3S perché siccome balbetto, allora mi domandano come ti chiami? Allora dico Simone, a volte con 3S, a volte con 2, insomma, la lunghezza cambia. E niente, eh, che informazioni potrebbero interessare? Quello che vuoi dire da te, da dove sei, di che parte dell'Italia sei. Allora, sono napoletano, e ho compiuto poco fa 30 anni. L'ho compiuti qui in Finlandia, dove vivo con appunto questa bella persona che mi ha invitato e viene appunto è un compleanno particolare in cui diciamo dove mi sento particolarmente sensibile per il ritorno di Saturno, che infatti diciamo è iniziato, che mi hanno detto che è iniziato da un po' di tempo, anzi è arrivato già, però comunque gli effetti si sentono ancora e allora diciamo sono contento di poter fare, di essere stato invitato ora a questa conversazione perché è un momento speciale, un momento particolare diciamo, di grande riflessione su tutta la mia vita. Grazie per tutte queste informazioni. Già dall'inizio cominciamo a sentire questa energia, un'energia che ci parla della comunicazione. A Gemelli gli piace comunicare, l'energia Gemelli piace comunicare, parlare, condividere, no? E allora lui dall'inizio ha voluto condividere con noi che non è che lui fa astrologia o studia l'astrologia, ma è stato molto vicino a me perché sì, ho invitato il mio marito, il mio compagno, e allora sento tantissimo l'astrologia e ha capito un po'. E mi piace che hai voluto condividere con noi questo che già cominci a integrare sul fatto di Saturno, il ritorno di Saturno, no? Che mi piace che lo hai portato, questo perché così alle persone che non conoscono ancora dell'astrologia o che stanno iniziando in questo mondo o per quelli che già vengono in questo percorso, voglio raccontare che sì, che il ritorno di Saturno è un momento speciale perché porta eh, tantissime sfide, no? Portano, no? E ti questiona tantissimo e allora
È un momento molto sensibile della vita, penso io. Sì, la vita, diciamo, come se si rivoltasse come un calzino, almeno è stata la mia esperienza. C'è una canzone di Vasco Rossi, non so se il nostro pubblico la conosce, ma c'è una parte che dice la vita come un treno che fila dritto verso la stazione. E allora il treno magari fino ad ora ha filato dritto verso la stazione, però all'improvviso ora così diciamo, gli autisti del treno stanno pensando, ok, ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Dov'è la stazione? Stiamo andando alla stazione giusta? Ma se rallentiamo un poco, se andiamo a destra, se andiamo a sinistra, che succede? Ed è un po' quello che sto sentendo ora. Mi piace questo che hai condiviso con noi, grazie, perché ci dà un po' una prospettiva, no? Come che, di quello che può significare, perché ovviamente ognuno sentirà il suo ritorno di Saturno in una maniera diversa, però è un po' quello che può significare, no? Sì, E di sentire, ok, che sono successo questi 30 anni? Che ho fatto in questi 30 anni? Perché voglio raccontare con il nostro pubblico che il ritorno di Saturno per, come dire Simone in italiano? Che non è 29 sino 30, come si dice? cioè, Para- non è a 29 ma 30. No, 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 ok, se mi scappa la parola, però normalmente capita tra 29 e 29 e mezzo, però per dire più facile diciamo che questo ritorno capita a 30, 60 e 90 anni, più o meno, però può darsi a 29, 29 e mezzo, capito? Allora, questo ci capirà a tutti noi, no? A quelli che seguiamo Seguiamo. seguiamo l'astrologia e stiamo molto in contatto con il cielo e sappiamo che c'è un timing, no? C'è un tempo per le cose, il movimento della vita è in spirale, è circolare, ci sono i cicli e allora non è un movimento lineare. Allora ogni tanto ci sono delle crisi, no? Di identità, delle crisi della vita e Saturno ci porta una grande crisi ogni 30 anni. E a 30 anni è come dire facciamo un riassunto di quello che avevamo fatto in 30 anni. Che succede Mhm. in 30 anni della mia vita? Allora Simone ci condivide che sì, che adesso lo sta sentendo, lo vede come questo treno che stava velocissimo però. E che è successo? E allora mi piace un sacco che abbiamo potuto avere questa opportunità di parlare in questo mio spazio di questo che è successo. Allora, quando è stato il tuo compleanno? È stato la settimana scorsa, mercoledì, cioè questa settimana, 14 giugno. 14 giugno, ok? Gemelli. Io conosco la tua carta natale e tu sei un sole di casa 8, no? Ricordiamo che la carta natale, questo è un parentesi perché ho delle persone che mi hanno detto per favore Daniela provaci a parlare un po' vocabolario proprio bambini, sempre di più e allora condividerò un'immagine, un momento, così possiamo, dimmi se la vedi, riesci a vedere? Sì, Ok, allora stiamo facendo questo giro per il zodiaco, no? Abbiamo iniziato qua a sinistra, si vede la mia freccia, si vede il mio sì, mouse. sì, si vede, si vede. Cominciamo in Ariete, questo ce l'ho in italiano, e in spagnolo però, vabbè, lo dirò in italiano. Numero uno, Ariete, lo abbiamo fatto a marzo, Toro, l'abbiamo fatto ad aprile, no, sì, a maggio. Sì, Ah, no, Ariete allora l'ho fatto a marzo, a maggio e Gemelli lo stiamo facendo a giugno, no? 18 giugno oggi. E stiamo facendo questo giro terzo. Però vedete che questo mandala
si divide in 12 porzioni e ogni porzione se li chiamano le casse o esperienze di vita. Gemelli regge, si dice così? Regge? Sì, regge. La terza casa, il numero 3, con i gemelli, con il maschio e la femmina, le due energie, la dualità, lo regge anche Mercurio, il pianeta Mercurio, però io vorrei girare un po' questo così voi lo potete vedere più facilmente. Un attimo, vedetelo qua sopra, gemelli, allora il suo pianeta Mercurio, no? E il Mercurio, infatti, Simone, il Mercurio non è quello che ha tua mamma a casa, Sì, sì. vero? È quello che a temperatura ambiente è liquido. È Temperatura. l'unico, non so se è l'unico, però uno dei pochi metalli che a temperatura ambiente è liquido. E che fa? E quando non è temperatura ambiente che succede? Cioè che si fanno delle palline di questo metallo che sono un po' come se fossero gelatinose e quindi stanno assieme, si muovono un poco ballonzolanti. È anche tossico il mercurio. Il mercurio è anche tossico. Diciamo, non si dovrebbe essere a stretto contatto col mercurio, però è un oggetto molto curioso, è un metallo molto curioso che attira l'attenzione, ehm, che tiene compagnia, ecco, diciamo così, tiene compagnia. Quando parlavi di questo era inevitabile per me pensare nell'energia gemelli, no? Non è che è una coincidenza, no? In astrologia non è che ci sono queste coincidenze, esiste la sincronia, si dice così, sincronizzazione, si può dire sincronia. Sì, la sincronia anche, sì. La sincronia, e allora Mercurio è un pianeta nell'antico, nei greci e i romani, Romani. penso che i romani li chiamavano Hermes. No, erano i greci, lo chiamavano Hermes e per i Hermes romani e i Mercurio. romani Mercurio. E allora era il messaggero, come si chiama il messaggero? Il messaggero. Il messaggero dei dei, no? E che era curioso. Se vuoi essere un messaggero, non puoi non voler ascoltare le cose se sei un messaggero, vero? Deve Sì, essere curioso, deve avere questa cosa di voler sentire, di voler portare, no? Allora Mercurio è così, e regge a Gemelli l'energia che vuole ascoltare, vuole sentire le cose, sta attento, no? E allora quando dicevi il Mercurio è molto curioso, certo, è molto curioso, così lo è l'energia gemelli pure. Sono curiosi proprio i gemelli. E allora dicevi che faceva delle bollicine, che si muoveva, eppure sì, l'energia. a volte assieme, a volte si separa. Esatto, e allora se vediamo qua in questa immagine, stiamo parlando, vedi che in tutte le immagini ci sono sempre un solo simbolo, invece i gemelli è l'unico simbolo che ha due simboli dentro, no? L'energia maschile, l'energia femminile, si chiama gemelli, ci sono due cose, no? Allora in gemelli ovviamente ci incontriamo con il dubbio, Mhm. con questa voglia di dubitare. Sì, esatto, due diversi. So- Esatto. Maschio oppure femmina. Che sarà? Sono maschio oppure femmina? Sono femmina oppure maschio? O energia maschile o energia femminile? Che cosa Esatto, sento dentro di me tutto il tempo? E allora Gemelli ci racconta che siamo tutte e due le cose. esatto. Perché magari le bollicine poi dopo si uniscono e un po' lo decidono anche, no? Lo decidono quando stiamo assieme e invece quando siamo separati eh, è abbastanza, come dire,
abbastanza facile unirle e separarle, perché uno con un altro metallo non può prendere un pezzo di ferro così in mezzo alla strada oppure da qualche parte e unirlo ad un altro, no? Saranno sempre separati. Invece il mercurio può stare, cioè si può unire, noi lo possiamo unire ed è particolare perché è un metallo, anche se però è tossico. Non so, mi incuriosisce il fatto che è tossico, che comunque non è che lo possiamo toccare, perché alla fine anche altri metalli non si possono mai toccare con le mani allo stato liquido, perché sarebbero troppo caldi, l'acciaio, non so, l'oro, altri, ma invece il mercurio si potrebbe, però c'è poi la pericolosità che magari è tossico. E mi viene un po' in mente ora, collegandolo al periodo che appunto di cui parlavamo prima, del ritorno di Saturno, io so che i gemelli, essendo un segno d'aria, è collegato molto con la mente, e allora con la tossicità, la pericolosità della mente. Cioè, mi viene in mente questo, no? La pericolosità del mercurio e la pericolosità la pericolosità della mente, che tu li vedi questi due signorini qua, il maschio e la femmina, sulla tua bellissima ruota zodiacale, li vedi belli, sorridenti e amichevoli, come pure vedi il mercurio bello sorridente e amichevole, che tu ti metti a giocare, puoi scherzare, eccetera, eccetera, ma poi e ti frega. E c'è la parte che è tossica, che tu non te l'aspetti, ma come è possibile? Così simpatico, così scherzoso, così curioso, e poi mi frega, poi dopo è tossico e mi può uccidere. Non so se uccidere, però mi può fare del male. Sì, io sto ascoltandoti molto bene e quando all'inizio hai detto, vedi, ma un metallo tossico, che poi voglio fare il parentesi qua, ricordiamoci che questo mercurio anche lo troviamo nei termometri antichi, no? Che usavamo a casa, pure io lo avevo, che si mettevano così, che tu devi fare così per farlo scendere e così quando già hai preso la temperatura e hai febbre, lui sale, no? Allora, che succede con il mercurio e con gemelli? Quando è tossico? Certo, quando sto sempre nella mente a provare a seguire tutte queste labirinti, no? Che ci mettiamo e se stiamo troppo nella mente diventa un problema perché il nostro Quando mi avvicino troppo, quando mi avvicino troppo, in che senso? so che lo provo a toccare il mercurio, e Ecco, quando mi avvicino troppo alla mente, vivo troppo nella mente. esatto, quando già sto ossessivo come che, ok, già lo troverò dentro di me la ragione di questo dubbio, la troverò, e con i gemelli alla fine è come, non lo so, perché la pace ti trovo quando, e non lo so, forse Esatto. che non lo so. E qua di nuovo inizia tutta la magia dei gemelli. Di nuovo comincio a aprire di nuovo. Quando arriva il non lo so, e Ah, non lo saprò mai. Però ricordiamoci che i gemelli e la posizione dei gemelli staranno sempre assieme, lo rigiro di nuovo, gemelli qua nella 3, di fronte sta Sagittario. Gemelli un segno di aria, perciò l'ho fatto di viola, e Sagittario un segno di fuoco. Sempre vanno assieme questi due. Allora, e invece Sagittario vuole trovare la verità. Ha più questo bisogno di trovare la verità. In Gemelli
la curiosità voglio arrivare con la mia mente e poi in Sagittario arriverò, ma poi con tutto il mio essere arrivo. Perché se solo sto nella mente, se provo a trovare dentro la mia mente diventa tossico. Per il Sagittario è l'esperienza con tutto, no? Quando vado e scopro nel mondo, perciò il Sagittario è la casa 9 dove sta l'esperienza dell'abbondanza, del viaggio, degli orizzonti grandissimi, può darsi che trovo qualche verità. Si potrebbe dire che come la, eh, l'esperienza di Gemelli è un po' come imparare sui libri, mentre invece Sagittario è imparare sbagliando, imparare facendo. Non lo so però, non so se è così. Diciamo che Gemelli è lo studente, l'eterno studente. Io studio, mi incuriosisco e vado, vengo, leggo qua. In Sagittario lo faccio un'esperienza corporale, lo vivo, l'avventura di vivere, di sbagliare però vivendo. In Gemelli studio, come la teoria, vedo, no, leggo un sacco, però poi dopo in Sagittario dico ok, e lo sperimento. Il problema dopo in Sagittario è che già penso che solo c'è una verità e poi dopo quando già trovo la verità mi devo ricordare che non c'è una sola verità e che devo ritornare a Gemelli di nuovo a studiare e a continuare a aprire i camini così. Allora Gemelli non è cattivo, e nessun segno è cattivo buono. È un abanico, si può dire abanico, Simone? Sì, un ventaglio. Un ventaglio di colori. L'energia è così, stiamo parlando sempre di energia solamente. E l'energia a volte non è in balance, si dice In equilibrio. in equilibrio, e allora a volte si polarizza, o solo nero o solo bianco. Invece gemelli è fare il ponte. Proprio l'energia gemelli è costruire ponti tra questi due mondi e appare il grigio della vita, no? O l'arcobaleno come lo voglio vedere io. Sono È un più sacco di divertente colori. arcobaleno. Esatto, no, l'arcobaleno mi piace di più. E allora è come vedere tutti questi colori e dire, ma la verità del viola è una, la verità del blu è un'altra, la verità del rosa è un'altra, la verità del verde è un'altra, e tutte sono un sacco di verità. Ah sì. E allora, un'altra cosa che volevo dire quando dicevi è tossico il mercurio o l'energia gemelli, ovviamente, quando diventa tossica? Anche quando, perché a gemelli piace l'inciuccio. Ovvio no, ovvio che sì, all'energia Molto. gemelli. Non lo sto dicendo che sono le persone, tutti quanti, a tutta l'umanità, a chi non gli piace gli inciuci? Pure a me mi piacciono, ovvio. Perché ricordiamo che tutti noi nella nostra carta natale abbiamo tutte le energie, non è che solo siamo quell'energia perché là facciamo il compleanno, sai? Perché a luglio compleanno allora sono cancro o gemelli, o allora a novembre o ottobre sono scorpione, no, sono tutti, solo che il sole, in questo caso specifico, questo sole che sta qua, è passato il 14 di giugno davanti a, diciamo così, davanti a Gemelli e perciò Simone ha fatto il suo compleanno. Però allora, quando abbiamo tantissima energia Gemelli nella nostra carta natale, ovviamente che l'inciuccio ci piace. E l'inciuccio ad ascoltare un sacco di storie, un sacco di cose. Eppure là posso impazzire, perché allora quando io voglio ascoltare me, Mhm. Sì, sì, cioè l'inciucio anche nel senso di quello che si dice, di quello che le storie, le narrative degli altri, insomma. Mi viene in mente ora, per esempio, parlando, ritornando un'altra volta all'argomento il ritorno di Saturno. Io vengo da Napoli, una città in cui, diciamo, nel periodo in cui ero ragazzino, c'era una narrativa molto negativa, si parlava molto in maniera negativa di Napoli
E io questo tipo di narrativa, che era una narrativa nel senso che era un'opinione, era una storia alla fine, era una storia che ognuno la poteva percepire come voleva, ma io l'ho presa molto sul serio, senza rendermi conto che era una narrativa. Cioè, quando io faccio il designer e l'artista di professione, ma quando io dicevo che lo volevo fare, voglio fare il designer e l'artista a Napoli, spesso dicevano: no, ma che fai a Napoli? Non ci sta niente, è inutile, vattene da qualche altra parte. E io la sentivo nelle profondità dentro di me, nel mio essere, in questo tipo di... Cioè, siccome avevo sentito la storia di un'altra persona che mi diceva questo, allora tutta la realtà si tingeva di questa storia che mi era stata detta, di questa narrativa che mi era stata comunicata. E no, invece, no, non è così, perché poi dopo uno si rende conto che sono punti di vista, sono storie. Ecco, le storie alla fine tante volte, come per esempio, non è possibile fare il giornalista, si dice, no? C'è chi pensa che non è possibile fare il giornalista oggettivo, cioè di limitarsi al semplice racconto dei fatti, ma ci sarà sempre un filtro legato alle opinioni di chi scrive, del giornalista stesso. E quindi è lo stesso, cioè una narrativa è sempre eh, viene filtrata diciamo, dagli occhiali, per fare un paragone, dal colore dei lenti che c'ha la persona che sta raccontando la storia. Se quella persona è arrabbiata verso il mondo, allora sembra che tutto il mondo è orribile. Se quella persona magari, non so, ha una visione diversa, una visione più positiva, allora la sua storia sarà più positiva e così via. Diciamo, le storie come gli inciuci fanno male, ma non vanno presi troppo sul serio, le narrative non vanno prese sul serio, perché ognuno di noi alla fine può crearsi la propria narrativa, che è valida e non valida come tutte le altre, perché come la vedo io, alla fine ognuno può dire la storia che vuole, non si sa qual è la verità, sono tutte storie quelle che noi diciamo alla fine, quindi siamo liberi di crearci la nostra propria narrativa, la nostra propria storia. Ecco, esattamente. Allora, ehm, a tutti noi ci piacciono ascoltare storie e inciuci, perché no? Ovvio di sì. Solo che poi dopo Saturno ci aiuta a dire, ok, dobbiamo mettere il limite. Saturno è un pianeta che mette limiti dappertutto, è una pietra gigantesca. E allora dove devo mettere il limite? Quando poi dopo sto perso, no? E allora a volte gemelli, ascolta, e poi dopo già nemmeno sa qual è la sua propria voce. E allora che bello che c'è Saturno e ci ricorda che, ok, questo lo dice così, Esattamente. questo lo vede così, e va bene, rispetto alla tua parte, vediamo com'è. E allora mi viene quest'altra parola di gemelli che mi piace molto, che è il gioco, Mhm. giocare. Allora, gemelli è un'energia che vuole giocare, che nella essenza dell'energia, non è un essere umano, l'energia nel cosmos è un'energia di diversione. Voglio Divertimento. divertimento, scusa, divertimento. Voglio divertire. Voglio divertire venendo qua, ma sempre come ricordando che c'è un posto speciale per me, no? Che entra in questo posto, in questo cuore, no? Che entra e che non entra. Io ascolto, va. Scelgo di far entrare e non far entrare. E allora hai ragione in questo quando hai parlato, quando hai detto quello che le persone parlano d'accordo alle sue esperienze, no? Alla sua visione.
E lo stesso con l'astrologia. E le persone dicono, ma no, è che l'astrologia, ci sono le astrologie che fanno predizione, l'astrologia, e ci sono un sacco di astrologia, non è solo un'astrologia. E ovviamente anche dipende come fa l'astrologia, come si fa l'astrologia, dipendendo dalla persona che lo fa, Sì, capito? Perché è un strumento alla fine, lo tocchi, si dice lo toccas. No, in lo italiano si dice, suoni. lo suoni d'accordo a quello che c'è dentro, al sangue che ricorre tra le tue vene, no? Il respiro che fai. E allora, Che poi è anche la cosa bella, come dire, uno va dal giornale, si compra il giornale più vicino al proprio, al proprio pensiero, oppure anche all'incontrario, per appunto come sfida per un giornale, per esempio io posso avere delle idee, non so, destra, sinistra e mi compro il giornale dell'area opposta per vedere che cosa si pensa. Ed è interessante, è bello, mi viene anche in mente la mia esperienza lavorativa, diciamo che quando io ho iniziato ad illustrare, io mi sentivo insicuro perché non riuscivo a disegnare nella maniera come disegnavano i designer, cioè un modo diverso di disegnare, però non so come ho deciso di superarlo e di disegnare così, di dire questo è il mio modo di disegnare e ho scoperto che era valido appunto perché mi rappresentava, appunto perché veniva da me, era valido e creava un interesse, creava un, cioè aveva un valore appunto perché veniva da me. Allo stesso modo l'astrologia eh, vi viene dall'artista astrologo che la, diciamo, che la interpreta, che la utilizza, che appunto la suona in un modo diverso, in un modo particolare, come anche il giornalista che dà le sue opinioni, che magari possono essere delle opinioni un po' fuori dal mondo, un po' esagerate, ma magari quella è, è la cosa divertente di leggere l'articolo di quel giornalista. se vedete, lui ha usato nel suo discorso sempre il giornale, che cosa hai detto? Le telecomunicazioni, hai detto un'altra cosa. Eh, il Sempre cose, giornale, il disegno. sempre cose per comunicare, non so se hai detto qualcosa del telegiornale o lo scrittore, no, il giornalista, hai detto Mhm. tutte queste parole. Tutte queste sono è l'energia gemelli, perché mi voglio comunicare, come si fa? Ovvio, verso un telegiornale, la TV, la radio, tutte queste cose sono gemelli. E lui l'ha usato sempre, ha fatto gli esempi con Che poi queste anche il disegno è un modo di, di comunicare. pure il disegno, no? Usare la grafica, no? Mhm. Come esprimo certe cose, ma verso una grafica, verso un icono, verso i colori, Mhm. le forme. Totalmente certo. E allora mi veniva, sì, appunto di dire che lo stesso, come hai detto, succede con l'astrologia. E vorrei condividere qua che io le ho chiamato la mia astrologia sensibile, per il fatto che mi piace andare verso questo mondo, no? Della sensibilità, di andare a sentire le cose che non si possono sentire, di andare a scoprire quello che magari sta là nella profondità, però che ho bisogno di sensibilizzare il mio corpo, non essere troppo duro, troppo pauroso, no, ho bisogno di sensibilizzarmi per scoprire i tesori, no? E allora mi invito alle persone qua di conoscere questa parte dell'astrologia, che non è solo la predizione, non è solo vedere che mi succederà nel futuro, come posso controllare più il mio futuro, la mia vita, che mi dicano quando succederà
X cosa, no? No, meglio che vado a fare una sessione per conoscermi di più, come Sì, lo stiamo facendo esatto. adesso, no? Stiamo parlando con l'astrologia in mano. E che abbiamo fatto? Contando di noi, raccontando di noi. Sì, esatto, come astrologia sensibile, anche sensibile nel senso che risponde ai nostri stimoli, nel senso che non è un muro, che non è una formula matematica, ma si adatta al nostro vissuto, al nostro mondo, al nostro modo cioè non è che ci impone un modo di essere che noi non sentiamo nostro, ma ci aiuta diciamo, a scavare, a ricordare in tutto ciò che noi siamo e siamo stati dal nostro punto di vista, adattandosi al nostro punto di vista. Mi piace un sacco che lo hai detto di questa maniera perché la sensibilità pure come mi viene in mente queste lampade che tu le tocchi e si accendono, no? Così è l'astrologia, così è. Tu vai a vederla, la tocchi e lei illumina, illumina, è impossibile di no, calma, calma tantissimo all'essere, dà tantissima serenità, ti riconosce, no? Ti riconosce tantissimo, ti aiuta a riconoscerti, però C'è non spazio anche solo, per te, ti fa sentire che c'è spazio anche per te. esatto, no? Ti includi nella società, ti dice c'è un posto per te, è importante che stai qua. Perciò volevo dire una cosa, che il Sole, Simone, perché noi ci sono 12 pianeti, 12 segni nella carta natale, tante maniere di essere come i colori, come gli esseri umani, e ognuno la vive diversa, però Simone, per esempio, in questo mandala che avevo fatto vedere, che Gemelli stava nella casa 3, Simone non ha il suo sole in casa 3 di Gemelli. Simone ha deciso che non voleva essere Gemelli di 3, ma voleva essere Gemelli di 8, di casa 8. E già là si fa un'altra maniera di vivere Gemelli. E vorrei che ci racconti un po' di questa maniera anche di vivere la casa 8, che vorrei raccontare un po' qua, che ogni casa della carta natale parla di una specifiche esperienze della vita, no? La casa 8 è una casa un po' misteriosa, è come un pantano, è come andare al bosco e trovare un pantano nel bosco. E che succede in questo pantano? Come Che senti questo succede? pantano? Che poi racconterò altre cose della casa 8, però comincia a dire, tu come intendi questo pantano? Allora, io più che intenderlo lo sento, lo sento che è una tragedia, diciamo così, sono molto esagerando un poco, però è, come dire, lo, forse se io ho capito bene, perché anche, diciamo, anche io sono iniziato all'astrologia, non sono esperto ovviamente come te, ma quello che a me mi viene in mente è un po' la durezza di perdermi spesso, di dimenticarmi chi sono, di dimenticarmi cose importanti per me, dimenticarmi il mio percorso, il mio vissuto, che poi alla fine è quello che può aiutare nei momenti di difficoltà, che è quello che ci può dare forza, ci può dare coraggio, tutto il vissuto da cui viviamo, le esperienze positive, oltre a quelle negative, perché ci sono anche tante esperienze positive. Allora io lo vivo, lo vivo così, che perché da quanto io ho capito il sole rappresenta l'identità, il nostro essere, la nostra percezione di noi stessi, e, e appunto averlo in un
pantano, che è un luogo dove le cose rimangono sotto se tu non le vai a prendere, non è che non c'è un grosso movimento di acqua nel pantano e quindi mi dimentico spesso della mia identità, di dove vengo, di chi sono, anche delle cose buone che ho fatto, che sono, e quindi tutto questo mi porta poi a una grande sofferenza interiore perché, per esempio, per dirla molto banalmente, mi dimentico che ho tante persone che mi vogliono bene, mi dimentico che c'è tante persone che sono pronte a supportarmi, mi dimentico ehm, che vivo alla fine in un ambiente sicuro, però non lo sento. Anche se vivo in un ambiente sicuro, me lo dimentico sempre. E poi c'è la magia della casa 8 che all'inizio sembra un pantano terribile a cui non vogliamo entrare perché, che schifo, no? Gli esseri umani pensano di più alla spiaggia bianca, bellissima, è molto più comoda, no? Per un pantano, entrare in un pantano, come? Come si fa? E se magari puzza e ci sono tutti questi batteri là perché il pantano è un'acqua che sta ferma, è un'acqua ferma, è un'acqua putrida, no? Simone, è un'acqua che Sì, una non si può putrida. bere, putrida, non si può bere. E allora, però come hai detto tu, un'acqua che sta, la terra sta sotto, ma l'acqua sta qua. E la ricchezza di questo pantano è sotto. Là c'è questa vita morta, ma rigenerandosi e diventando un'altra cosa. E allora un sole di 8, magari all'inizio sembra che no, è tutto perso, ma la magia della casa 8 è andare profondo. E perciò Sì, la casa 8 in astrologia, nella carta natale, parla di processi di morti e vita, di morte e vita, di trasformazione, di cura, no, la cura, sì, di cura, Simone si sì, dice, di cura. del sanare, no? Della cura, di sanare. E allora, quando vado là sotto profondo, vedo che no, non era così tanto vero. Vado a vedere vado a vedere quello che mi fa soffrire e dopo mi rendo conto che magari non era così. Sì, perché nella superficie non si vede, non si vede sotto sulla superficie che c'è, perché l'acqua è nera, è scura. Vorrei fare una domanda così, se puoi spiegare che cosa sono le case. E ogni casa No, che sono le case? le esperienze di vita, l'energia che è Mm. sottile ha bisogno di esprimersi nella terra verso esperienze. E allora un sole, un'identità, una cosa solare che viene a esprimersi nella vita e tu hai scelto di esprimerti verso il pantano, verso andare sotto, vedere tutta questa morte che sembrava una morte, ma poi dopo una ricchezza. E allora la morte o l'oscurità o la crisi è andare a vedere quello che c'è nascosto dentro di me. Quello che ho nascosto, per i traumi che ho nascosto, stanno nella casa 8. Mhm. Così che mi è successo di vite passate, di questa vita, stanno là. Vado a vederle e poi dopo mi rendo conto che non è vero che mi morirò per andare a vedere che ero traumatizzato perché mi hanno rifiutato tantissimo. Vado a vedere, sì, mi fa male, però non muoio per questo. Mhm. Vado a vedere, capisco, vado a sentire che vuol dire che mi rifiutano, perché mi fa male che mi rifiutano, che succede nel rifiuto, da dove prendo forza per continuare. E poi dopo Mi rigenero. rigenero. Prendo questo compost che si è creato là e ho più vita. Rinasco, rinasco. Sì, sì, hai detto bene. Rinasco. Infatti ti voglio condividere un'immagine, già che stiamo qua, Sì, e vorrei che mi dici che cosa ne pensi. sì, la voglio vedere. Ecco qua, questa è una maniera di... E perché c'è un testo? No,
che è uscita la parola testo in mezzo alla immagine, non c'era là, però vabbè. È un saluto dell'universo. Esatto, texto. Ok, e allora questa è un'immagine che mio nonno aveva a casa sua, lui aveva i 12 segni e questo rappresenta gemelli. Che vedi tu là? Abbiamo parlato di un sacco di cose, di gemelli, che vedi tu qua? A me vedo la dualità e mi fa molto, diciamo, mi attira l'attenzione molto perché non riesco a spiegarmelo. La parte così infuocata di questa illustrazione, il fatto che sono un drago bianco ed uno rosso, per esempio, sopra, però sono intrecciati e stanno sputando fuoco e sono seduti su una nuvola rossa. Allo stesso modo, le due colonne sono una rossa e una viola scuro. E c'è un leone, c'è un leone lì, ovviamente c'è un unicorno. Non so se sento una. Ah, e poi dopo anche le due aquile dalle due teste. C'è un mondo di dualità perché diciamo il freddo e il caldo, sì, la donna e l'uomo, la- il sole e la luna, però è anche come un mondo, diciamo, forte, ecco, con una certa dose anche di aggressività, se potrei dire. Anche i due serpenti, ehm, io non mi ricordo come si chiama il simbolo di Mercurio, i serpenti intrecciati, le ali ed il bastone. Serpenti arrabbiati. Si chiama in spagnolo il caduceo. Io non mi ricordo, è pure il simbolo dei medici, se non sbaglio. Sì, il caduceo, se non so Mm. male, caduceo. E allora mi piace, sì, una dualità totale. Due mondi che sembrano opposti, che non si incontrano mai. E come è possibile così diversi? Ma c'è, quello che vedo io è un sacco di movimento. Esatto, è questo, sì, quello che volevo dire. È l'energia gemelli, movimento, mi muovo, inquietud, come si dice inquietud? In, in, inquietudine. E infatti si vede dalla faccia dei serpenti, dalla faccia delle aquile, dai draghi, sì, esatto, molta inquietudine. E a questo ci vuole portare i gemelli nella nostra carta natale. Mhm. Perciò abbiamo bisogno di farci una carta natale con un'astrologa, così vediamo che c'è dentro della nostra carta natale nella parte dei gemelli, dove ho questa inquietudine per la vita, dove ho questo movimento per la vita. Simone ce l'ha in casa 8, con il sole, perché possiamo anche avere il sole, Mercurio, un sacco di pianeti possono stare in gemelli, no? Non solo il sole, un sacco. Ma in te La- dove sta il sole e il nodo norte, se non ne sbaglio. No, nodo sud, scusa. ah, E allora c'è una inquietudine nella vita, c'è un movimento, c'è una voglia di in realtà capire come fare il ponte tra questi due mondi così sì, opposti. è un po' come la velocità di quel treno di cui parlavamo prima, no? Del treno che fila dritto verso la stazione. Tutto, diciamo, il vapore, tutto l'energia che fa andare, questo treno rapido, 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 rapido. Io mi ricordo il compagno di mia madre mi diceva che io
vivevo la vita come se dovessi morire da un giorno all'altro, come se avessi questa urgenza di fare le cose subito, subito, rapidamente, con impazienza, sì, e la vedo molto legata all'inquietudine di cui tu parli, perché è una cosa eh, che si sente in profondità. E da come anche sono nato poi, che mi ha detto mia mamma che sono nato molto, diciamo, piuttosto rapidamente. Sì, volevo venire qua alla Terra a, a trovare lo che è ed essere instabile e muovermi. Perché, E perché anche a me mi viene in mente, ora che dico che parlo di inquietudine, di rapidità, mi viene in mente Ariete, che anche se io sento che è un po' diverso quello che sento io ora, questo tipo di inquietudine dei gemelli, perché io che credo, da quello che ho capito, tu mi puoi correggere, ma quello di Ariete è più un impulso vitale senza pensare troppo. Invece l'inquietudine di Gemelli viene anche in un certo modo dal pensiero, dal pensare troppo, ed è legato ad un'angustia, ad un'insoddisfazione interiore, non è legato semplicemente all'impulso faccio quello che faccio, no, è più anche per calmare l'angustia, forse, per cambiare, per calmare l'impazienza, l'incapacità a stare fermo, ecco. esatto, a calmare la dispersione. Mhm. Ho tantissimo movimento perché sento tutta questa dualità tutto il tempo dentro di me. E come calmo due mondi se fuori ci dicono devi essere sicuro di quello che vuoi, devi essere sicuro di quello che farai, devi essere un sacco di devi. E poi Gemelli dice, ma e io che sento tantissime cose, io che penso tantissime cose, Eh, e io che a volte mi sveglio, mi sento sole e penso che la vita è un sole, e poi dopo mi sveglio e penso che la vita è una luna, un esempio, no? Dicendo così, analogie, però esattamente c'è un movimento molto veloce. Perciò la intelligenza razionale è gemelli, no? il Raciocinio, raziocinio. raciocinio, Il raziocinio. no? E che sono velocissime con la mente, quelli che hanno un Mercurio in gemelli, eppure il Sole in gemelli ha una velocità con le parole, ha una velocità per costruire frasi, ha una velocità con i testi, ovvio, perché è il suo mondo, il testo, vedi che mi è uscito là de sbaglio, ma ha una velocità. Le parole sono la sua magia, no? Sì, A prendere informazione e gemelli l'informazione e riempirmi di informazioni del mondo, no? E poi a volte dicono che uno degli animali di gemelli è la scimmia, si dice così, vero? sì. E a volte diventa una pazzia perché la scimmia è sotto questo movimento di parlare, che poi alla fine diventi pazzo. E che cosa ascolto di tutte queste informazioni che ho riempito il mio cervello? E infatti per me le decisioni sono state dei momenti di crisi più grandi, più intensi della mia vita, dover prendere una decisione e magari avere poco tempo per prendere una decisione. Sono stati i momenti in cui più ho sentito angustia nella mia vita. Ovvio, tu vuoi far soffrire un gemelli e chiedili di decidere. Subito. Subito dice che vuoi già questo. Esatto. Perché ogni azione ha la sua verità e Ogni... ogni azione da cui devi scegliere ha la sua verità. È, come, è difficile perché questo va bene così, questo va bene così. E la magia in gemelli è fare questo che sta facendo la serpente là in mezzo, no? Esatto.
Vedi che tutto sta alla fine si trova tutto qua sopra, no? Se hanno messo tutte e due, i due draghi si hanno messi assieme, stanno urlando me lo stanno assieme, le due aghe, tutto si è incontrato, si è ritrovato sopra. Sì, esatto, magari non sentire tanto che una scelta esclude l'altra. Esatto! È come che adesso magari è questo e dopo ci sarà l'altro. Sì. Bene, mi è piaciuto questo che hai visto, che hai sentito. A me piace molto mi piacciono molto queste immagini. Grazie. Sì, sì, è vero, sono molto potenti, molto Sono forti. potentissime. E poi che penso che questa persona che li ha disegnato aveva un sacco di scorpione nella sua carta natale. Perché? Perché un po' sì che è oscuro, un po' che è come intensa questa immagine. Sembra proprio per te, per il sole in otto, perché non è tanto leggera, è come un sacco di simboli. Poi è il drago di casa 8, tutti i draghi che mi trovo in casa 8, che è l'oscurità, quello che non voglio vedere, quella bestia, quello, capito? Poi Sì, è un'interpretazione molto intensa del intensa questa segno dei di gemelli, gemelli. questi qua. L'autore aveva un sacco di scorpione, secondo me. Ti voglio far vedere l'altra immagine, un attimo, un'altra immagine dei gemelli. E vorrei che mi raccontassi che senti, che vedi, che ne pensi di questa qua. Questa qua io l'ho scelto perché io ho fatto il calendario astrologico, perché a me mi piace l'astrologia, la amo, proprio è la mia guida e la sento come se fosse il mio padre, la mia madre che mi guidano tutto il tempo. E poi ho voluto costruirmi un calendario, questa è la versione piccola, l'ho messo qua, quella di gemelli, vedi? Piccolina. Molto bello. E, tu che ne senti quando vedi queste immagini? Io sento un caos allegro però, un caos un po' ebbro, un po' ubriaco, come se fossi in discoteca e mi sto lasciando andare al caos, al flusso degli eventi della vita allegramente. Bello, bello, è come che c'è un sacco di movimento, però non c'è un problema nemmeno là. Esatto. È come che sì, magari a volte avrò questi momenti dove ho un'inquietudine, un dubbio, però è importante avere questi inquietudini, questi dubbi. C'è una frase che mi piace tantissimo di un astrologo che ho seguito, Eugenio Carruti, che dice che spiritualità è dubitare. Sì, E la spiritualità che a me, diciamo, il centro della mia vita, io veramente credo e sento molto all'invisibile, come l'ho voluto anche dire, e penso che anche le basi sta là, dubitare delle cose dove si vede troppo sicuro. Troppo sicuro, è una persona troppo sicura di se stessa e vorrei capire, perché non penso che nessuno di noi è così 100% sicuro di se stesso. sì, magari anche dubitare della stessa esistenza dello spirito di qualcuno che ci ascolta, anche quello. Fa parte della spiritualità, secondo me, perché le persone che si sono domandate migliaia di anni fa dell'esistenza cioè che hanno iniziato la ricerca spirituale perché c'erano una domanda, un dubbio, ma noi che ci facciamo qua? Secondo me era questo tipo di domanda. E là, e penso che là in Gemelli inizia la domanda. In Ariete veniamo al mondo, nasciamo, l'energia Mm. Ariete è nascere, io nasco. Tauro mi ritrovo in un corpo, no? Vedo che c'è una materia. Poi dopo in Gemelli mi Mangio, mi godo la vita. mangio, go la Esatto, vita intorno. Poi dopo in Gemelli dico, e che cos'è questo? esatto. Ma che sto facendo qua? E dopo vedremo in Cancro, il prossimo episodio, che cosa ci sarà in Cancro. Però in Gemelli è... E che è questo? Esattamente, esattamente. E poi Che c'ha comunque aspetti positivi, negativi. anche aspetti positivi, sì, esatto. Negativi, come l'abbiamo detto all'inizio, quando voglio trovare
il perché, Esatto, la il risposta perché, giusta, la la risposta risposta vuoi andare giusta. sulla strada giusta. E poi dopo mi rendo conto che dopo appare il mistero, no? Il mistero, la spiritualità, l'invisibile dove... E non lo so. Mhm. Sto qua, sto qua. Che esistono strade. Esatto. Stiamo provando a creare la nostra strada, il nostro percorso, ognuno fa quello che può e con il ritorno di Saturno, il primo ritorno di Saturno che accade a 29, 29 e mezzo, 30 di nuovo come l'ho detto prima, è il momento dove queste domande vengono più fortemente. Mhm. E dico, che ho fatto in questi 30 anni? Ricordiamoci che anche Saturno parla di la legge di se stesso, come voglio vivere la mia vita, farmi carico di me stesso, che cosa voglio fare. E ovviamente che noi da bambini copiamo tutte le leggi di fuori, di madre, di padre, di famiglia, di zie, di amici, di società, di maestri, un sacco, ci carichiamo un sacco di Saturno, no? Di responsabilità, di maniera di essere. Però poi dopo, a 30 anni, come tutti questi qua, dove ti senti te stesso? Come vuoi continuare? Dove vuoi costruire tu? Come vuoi costruire tu? Che cosa sei tu e che cosa non sei tu? Esattamente. E continuiamo. E allora Sagittario. continuiamo, esatto, dopo il Sagittario fa la sintesi. In Mhm. Gemelli con il dubbio, la domanda. In Sagittario dico, magari questa, oggi sarà questa la mia verità, la sì. E così poi dopo continuiamo. Però è stato molto bello questo percorso, vorrei chiudere con le, come domando a tutti i miei invitati 12 cose della sua vita e vorrei che mi dici tre canzoni che vuoi condividere con noi e che rappresenteranno questa energia gemelli o questo episodio. E dici. Allora, tre canzoni che mi accompagnano da quando sono piccolo, che le sento molto quindi legate al compleanno, al fatto del segno solare, sono Cantagallo, no, si chiama Per colpa di chi? Di Zucchero. Con te partirò di Andrea Bocelli e poi una canzone di Giovanotti che se non sbaglio il titolo è La mia casa, oppure Dove è la casa, oppure questa è la mia casa. Fa, voglio andare a casa, alla casa dove posso stare solo in pace con te. Ecco, sì. Allora vorrei che ci dici qualcosa. Noi, attenzione, non posso mettere quale canzone per un fatto di diritti d'autore. Dopo Mm. le lascerò alla fine di questo video in una playlist che ho creato, che l'ho creato in spagnolo, originalmente il titolo è in spagnolo, che quello che vuol dire è Cuori e Soli Zodiacali, perché dove sta il sole nella nostra carta natale, là sta il tipo di cuore che noi abbiamo. In questo caso un cuore, il tuo è pieno di energia gemelli, di curiosità, di dubbio, di inquietudine, di movimento, di gioco, di allegria. Allora vorrei capire come mai la 1 per colpa di chi? Perché io ho un ricordo molto allegro di questa canzone, è una canzone molto attiva, molto come, diciamo che aiuta a far uscire l'inquietudine, anche il titolo, per colpa di chi? Quando uno si domanda, quando succede qualcosa che ci fa stare male, spesso diciamo perché? Perché come se avendo la risposta ci potremmo sentire meglio. E non lo so, questo tipo di canzone è molto come che scuote, dice che fa un po' uscire tutta questa inquietudine. Tutte queste domande, vero? Esatto. E nessuno si è sanato a se stesso capendo la ragione del Rispondendo esattamente, Vabbè, no, rispondendo. sì, sto male perché
no, sentendo il dolore, Mhm. attraversando il dolore, integrando il dolore nella vita e trasformandolo dopo, però prima è come che li integro, li riconosco, li vedo, sì, sto ferito. Allora, Esatto. grazie. La seconda, con te partirò di Andrea Bocelli. Tea Bocelli, sì. È pure una canzone molto, una canzone molto romantica che da piccolo mi trasportava, mi faceva immaginare, mi faceva sognare. Con te partirò su navi per mari che io non ho. È un po' il fatto del viaggio però di un viaggio romantico in compagnia, per amore. Da piccolo mi colpiva molto questa canzone. Ha ragione, una canzone, anche in spagnolo l'abbiamo, Contigo partiré, è molto, ti commuove, commuove troppo. Sì, una canzone un po' È nostalgica anche. nostalgica, sì, sì. E questa nostalgia che tutti quanti abbiamo e che ovviamente con un solinotto la sento a un livello di più. Sì, e poi io vorrei fare precisazione che tutte e tre queste canzoni sono delle canzoni che da quando ero molto piccolo, tipo io credo due, forse due un po' troppo poco, però 3 anni le cantavo spesso per esempio con mia zia, sì, con mia zia molto, con Annalisa, le cantavamo molto, lei me le faceva sentire e non so se anche con mio padre, con mia madre, non ricordo bene, ma sono delle canzoni che mi sono entrate dentro proprio. Da quando ero piccolo le sentivo subito e quindi le ho scelte proprio per questo motivo. Bello, 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 bello. E poi la terza che la cercherò se dov'è la casa dov'è, e che ti fa, perché l'hai scelto? È sempre una di queste tre canzoni di quando ero piccolo e ci sta sempre, no? Ora che ci penso, un po' nella canzone scorsa Bocelli si immaginava questo viaggio già con la persona che ha trovato, sono assieme. Invece in questa canzone è più un viaggio solitario, un sentirsi solo e e di anelare una casa, di anelare appunto di arrivare da questa persona che si aspetta, con cui diciamo magari non so se si vuole continuare a viaggiare oppure no, può essere pure che si ha voglia di stabilirsi e basta, però comunque sentendosi a casa, sentendosi, cioè di questa sensazione di non essere più in viaggio, ecco. Questo a me mi tocca molto perché è chi non sta provando a trovare casa, no? Chi non vuole ritornare a casa? E casa, secondo me, è quel posto dove io posso essere me stessa, no? Dove mi posso aprire e far vedere e dire, vedi, questa è imperfetta. Un essere umana così, normale, e che comunque sono amata per quello che sono, no? E, Esatto. mm, e questo lo sento in queste canzoni che stai dicendo, in queste parole che hai detto, che penso che è un viaggio che facciamo tutti gli umani alla fine, no? Che poi Gemelli ci ricorda l'importanza di fare il vincolo con il fuori pure, no? Di vincolarmi, di voler. E allora è come questa voglia di capire me stesso anche attraverso un altro, però ovviamente volendo trovare un altro che mi capisce anche a me, che mi accetta anche a me, Esatto. che io accetta pure anche questo Diciamo, paese la gioia del vincolo, la gioia della connessione. di connettersi. Grazie, grazie per queste tre canzoni, che belle che sono le tre in italiano, e così anche avremo in questa lista canzoni in italiano.
Poi dici 3 cose che ti piacciono, 3 cose che vuoi condividere con te, con noi. Tre cose che mi piacciono. Allora, libri. Ovvio, gemelli, Avia. Poi La settimana enigmistica. facciamo capire, perché poi dopo farò i sottotitoli, la settimana Sì, linguistica per il nostro pubblico in spagnolo è come un libricino con un sacco di giochi per fare muovere questa mente con challenge, come sfide, sfide. enigmi, Enigmi. cruciverba, rebus, unire i trattini, sì, mi piace molto. Sì, come giocare, ma anche pensando, no? Come giocare, però non solo giocare per divertirsi, ma anche come per ragionare. Come si trova la soluzione di questo, no? Questo è molto gemelli. Come trovare la Esatto. soluzione? Ok. E poi la terza? La terza è il giornale, possibilmente Ah, letto sopra una panchina, ma magari al sole se possibile. il giornale. Di mattina quando gli altri magari stanno lavorando, stanno facendo altre cose, eh, sedermi su una panchina e leggere il giornale. I giornali è 100% gemelli, la trovi un sacco di testi, un sacco di parole assieme, un sacco di sushi, un sacco di informazione, di tante cose diverse. Allora, qua vi presento le 3 cose di Simone che le ha detto proprio super gemelli, adesso 3 luoghi. Ma a me i tre luoghi mi vengono in mente i tre luoghi, i tre paesi della mia vita, che non a caso il numero è 3, quindi l'Italia, la Colombia e la Finlandia. Yeah! Sono 3 posti molto interessanti, diversi tra di loro, molto diversi e che sono sicura che la tua curiosità ti ha portato pure là. Ah sì, sicuramente. Una Il desiderio curiosità. di conoscere, di viaggiare, anche se allo stesso tempo mi piace anche, come diceva la canzone di Giovannotti, basta, cioè non smetterla di viaggiare, di dire ok, questa la mia casa, di provare a creare appunto dei luoghi che ci appartengono, dei luoghi del cuore. Perciò meno male che non abbiamo solo gemelli nella carta natale, meno male che c'è anche cancro, meno male che ci sono tanti altri segni, altre energie e anche pianeti, no? Mercurio, Saturno, la Luna, no? La Luna dove uno vuole fare casa, dove è Esatto. sicuro. Grazie, solo mancano, e che questo penso che ti piacerà un sacco, l'ultima perché ti conosco e poi sei italiano, 3 alimenti o 3 cibi. Alimenti, il primo la pasta e patate, il secondo è il brodo e il terzo, devo dire così, le polpette che non le faccio mai, le polpette fritte, non so come si fanno a Napoli, con un poco di parmigiano, di pane, di prezzemolo e anche aglio, mi piace, un prezzemolo e aglio, È le molto difficile polpette. per un italiano dire i tre cibi. Infatti, è Sì, è vero. molto difficile perché in Italia, a Napoli, proprio il cibo è spettacolare, lo devo dire, questo lo devo ammettere, è buonissimo. E poi che tu hai una capacità per mangiare e poi sei super magro, Infinita. infinita, proprio del super sole di 8, no? Senza fondo. Senza fondo, no? Sì, totale. Ti ringrazio un sacco per aver accettato il mio invito. Grazie a te per l'invito, è stato un piacere poter parlare di queste cose, avere una persona interessata e appunto che ha voluto navigare con me nel mio essere.
Grazie, grazie, sei un eccellente conversatore, si dice così. Grazie a E te. penso che questo è l'episodio più lungo di tutti e tre che ho fatto, però è stato molto divertente parlare con te, proprio andare in questa profondità, ascoltarti, poi che mi sento molto a mio agio assieme a te. E allora Grazie. ti ringrazio di accettare, ti amo tanto. Anch'io. E niente, al nostro pubblico italiano e poi al pubblico colombiano pure, o latinoamericano o le persone che parlano spagnolo, farò i sottotitoli in spagnolo e proverò anche a fare in inglese, però grazie per stare qua. E se volete conoscere più i miei servizi, potete andare sul mio sito web, bordeinvisibile.com, oppure anche nel mio Instagram mi puoi trovare chiocciola borde invisibile, e sempre molto contenta di sentire a voi, di conoscervi e niente, ci Che poi vediamo. sono molto belli anche che graficamente, molto originali, e anche le fotografie, devo dire la verità, mi piacciono molto. Grazie, grazie. Mhm. Sì, lo faccio con molto piacere, con molto tanta voglia, questa mia arte di trasmettere, Trasmettere. trasmettere quello che sento, quello che anche capisco delle stelle qua in questo mondo. Allora, grazie per stare qua, ci vediamo al prossimo episodio che parleremo dell'energia cancro. Ciao ciao! Ciao, ciao.